Aggiornamento con le ultimissime notizie di calciomercato Inter e non solo, in questo nuovo appuntamento con il nostro format in cui condensiamo in pochi minuti le principali notizie del momento in casa Inter. Ben ritrovati amici amici Passione Interisti in questo episodio in cui l'apertura è ovviamente dedicata alla notizia che ha lanciato in queste ore la Gazzetta dello Sport. In prima pagina e non solo, Barella solo Inter, dice la Gazzetta, con la clamorosa offerta presentata o comunque in arrivo dall'Al Hilal dall'Arabia Saudita per convincere Nicolò Barella per volare in Arabia Saudita addirittura già nella finestra di mercato di giugno in vista del prossimo mondiale per club, perché l'Al Hilal come l'Inter sarà al mondiale per club protagonista negli Stati Uniti. E allora sul piatto si parla addirittura di 140 milioni di euro per Barella, con 4 anni di contratto a 35 milioni di euro all'anno per un totale quindi di 140 milioni, un'offerta alla quale però Nicolò Barella non ha aperto, non ha intenzione di aprire, la stessa Inter non intende privarsi del giocatore e quindi è stata respinta al mittente questa proposta dell'Al-Hilal, che è la squadra saudita di Milinkovic-Savic, di Joao Cancelo, di Koulibaly, è l'ex squadra di Neymar che guadagnava 100 milioni di euro all'anno, questa cifra clamorosa, e tornandosene al Santos in Brasile ha liberato uno spazio a bilancio piuttosto importante, nonché la Hilal, che al 75% è controllato dal fondo PIF, che controlla quasi direttamente 4 società del campionato saudita. Ecco, non penso che si faccia grossi problemi di conti in questo momento, anzi, perché parteciperanno, come dicevo, al mondiale per club, dove affronteranno il Real Madrid nel girone e hanno tutta l'intenzione di fare una grande figura con il movimento saudita, che tra l'altro si prepara a fare altri grandi colpi e vogliono giocatori di alto livello dopo la scorsa stagione, dove avevano un pochettino consolidato il mercato senza fare tanti investimenti rumorosi come la prima stagione di grande mercato saudita. Ecco che ora il mercato saudita torna e torna veramente prepotente e forte. Si parla tanto di Salah, per esempio, si parla appunto ora di Barella, che però ha detto no a questa proposta, perché chiaramente non che a Milano comunque guadagni poco Barella, l'offerta è mostruosa, 35 milioni di euro all'anno, però comunque Barella rimane il giocatore italiano più pagato in Serie A con un ingaggio da 6,5 milioni di euro all'anno, è il secondo giocatore più pagato nella rosa dell'Inter dopo Lautaro Martinez. Però chiaramente alla base c'è intanto una scelta di vita, ovviamente anche pensando alla famiglia, ma c'è anche una scelta progettuale, perché ne parliamo da tempo. In questo momento lasciare l'Inter è veramente difficile per chiunque, sono pochi quelli che vogliono veramente lasciare l'Inter, e questo è sicuramente un altro messaggio, un'altra indicazione forte sul lavoro che è stato fatto in questa Inter, sulla dimensione che ha raggiunto questa Inter. Poi c'è un altro lato della medaglia di questa notizia, che è appunto relativo all'Arabia Saudita. Come dicevo, una Arabia Saudita che va tenuta d'occhio, perché potrebbe tornare alla carica anche per altri giocatori e anche in orbita Inter, assolutamente. E in generale, parlando con dei colleghi esperti di mercato in questi giorni, si sta registrando un particolare fermento, molto particolare, perché per l'Inter, per esempio, sta girando da qualche giorno più di qualche voce sull'attaccante brasiliano Marcos Leonardo, che guarda caso gioca proprio nell'Al Hilal. E devo indagare meglio su questa cosa, però la concomitanza, ecco, dell'uscita di queste due notizie su Barella, Marcos Leonardo, con lo stesso club coinvolto, fanno pensare e fanno capire che gli intermediari del mercato saudita in questo momento, in questa fase, sono molto molto caldi e molto attivi. Vi terrò comunque aggiornati nei prossimi appuntamenti, quindi mi raccomando, clic sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto, lasciate anche un mi piace. Vi aspetto anche nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, la nostra community con interisti da tutto il mondo, dove tutti i giorni discutiamo di tutti gli argomenti caldi del momento in casa nerazzurra. Trovate il link in descrizione per supportare il nostro progetto e entrare a far parte. E stavamo parlando di Barella proprio nei giorni scorsi, e io francamente sapete quanto io straveda per Barella, e ne parlavamo l'altro giorno. Dicevo, per me in questo momento è anche l'MVP sottovalutato di questa stagione, perché ci sarebbe Thuram che può prendersi una copertina, anche se poi nel 2025 è un pochino frenato. C'è un Dumfries in grande crescita nel 2025, ma nella prima parte di stagione ha avuto bisogno di un po' di tempo e poi è diventato un elemento determinante. Barella, pur con qualche errore, viene criticato per qualche pallone perso, eccetera, eccetera, rimane però per me il vero motore dell'Inter e un vero simbolo
di questa squadra. Quindi questa notizia del rifiuto, ecco, all'Arabia Saudita, nonostante i tanti soldi, immagino, dal mio punto di vista, continua ad accrescere la mia passione nei confronti del giocatore, e penso che sarà così per tanti altri nostri ascoltatori e ascoltatrici. Tornando alle notizie, ci sono un altro paio di notizie di mercato da commentare. Prima però un passaggio sul mondiale per club che ho citato, appunto con l'Al Hilal, che come noi sarà negli Stati Uniti. Perché, mercoledì sera in diretta c'ero io, abbiamo commentato, la notizia ufficiale finalmente delle cifre in palio per le squadre che vanno al mondiale. Sapevamo del montepremi da 1 miliardo, non sapevamo ancora diciamo la spartizione di questo miliardo, come diciamo si suddivide questa cifra nelle varie fasi del torneo. Finalmente questa cosa l'abbiamo saputa, vi condivido anche un articolo del portale Calcio e Finanza dove ci mostra intanto i premi legati alle performance: 2 milioni di dollari per la vittoria, 1 milione di dollari per il pareggio, questo solo nella fase a gironi, 7 milioni e mezzo per l'accesso agli ottavi, oltre 13 milioni per l'accesso ai quarti, 21 milioni di dollari per l'accesso alla semifinale, 30 milioni di dollari per chi arriva secondo, quindi perde la finale, e 40 milioni di dollari invece per chi vince la finale del mondiale. E poi solo per la partecipazione c'è già un gettone importante, che per le squadre europee è un gettone variabile, da 12,8 a 38,2 milioni di dollari, quindi da 11,8 milioni di euro a circa 35,4 milioni di euro. Come si capisce, come si stabilisce quindi che cifra otterrà l'Inter dalla partecipazione? Da un minimo di 11,8 milioni a un massimo di 35,4. C'è un criterio legato, diciamo ai risultati sportivi e ai risultati commerciali dei club. In questo modo viene stilata una classifica per chi porta più interesse sul torneo, tra virgolette, mettiamolo in questa chiave, sia da un punto di vista sportivo che da un punto di vista economico. E secondo quello che sta emergendo in queste ore, nell'articolo di Calcio e Finanza non c'è scritto, ma sta emergendo sempre più, con notizie che sono confermate e verificate in queste ore, l'Inter in questa speciale classifica, ecco, nell'incasso dovrebbe essere settima tra le squadre europee, e questo farebbe ipotizzare per l'Inter una quota da 24 milioni di euro per la sola partecipazione al mondiale, quindi 24 milioni solo per essersi qualificati al torneo. Facendo poi dunque delle stime verosimili su quello che può fare l'Inter nel mondiale, lo ricordiamo, l'Inter al girone avrà Urawa Red Diamonds, Monterrey e River Plate. Facevamo l'altro giorno delle ipotesi, è chiaro che vanno giocate le partite, però si può immaginare una doppia vittoria magari su Monterrey e Urawa Red Diamonds, e un pareggio con il River Plate, magari potrebbe essere un risultato credibile, e questo significherebbe certamente la qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Poi saranno tutte partite ad eliminazione diretta, e con questo risultato, che potremmo definire minimo quasi, l'Inter si andrebbe a portare a casa, quindi sommando i premi partita per il girone, il passaggio del turno e la partecipazione, 36 milioni di euro per giocare 4 partite. Poi anche l'ottavo di finale sulla carta potrebbe essere agevole o comunque alla portata, però limitiamoci a questo: con gli ottavi di finale l'Inter si porterebbe a casa 36 milioni di euro circa per giocare 4 partite. Un bottino sicuramente niente male, che però capiremo solo dopo quanto peserà sull'economia della preparazione per la prossima stagione, quindi bisognerà fare, ecco, un bilancio complessivo. Intanto, continuando con le notizie, ci avviciniamo a Inter Udinese e si torna in campo finalmente, riparte il nostro ciclo con potenzialmente, ci auguriamo, 10 partite dal 30 marzo al 30 aprile. Giocare 10 partite significa aver superato il Bayern e quindi giocare anche la semifinale di Champions, che sarà il 29 o 30 aprile. Per Inter Udinese, occhio innanzitutto al mercato, anche perché sul nostro sito passioninter.com vi abbiamo riportato un'indiscrezione esclusiva, grazie anche al lavoro del nostro Enrico Traini in redazione, in cui segnaliamo 3 giocatori più 1 bonus che saranno monitorati con attenzione dall'Inter in questa partita, perché l'Udinese di Runjaic sta facendo bene, e sta mettendo in mostra giocatori molto interessanti e che sul mercato fanno gola anche all'Inter. Il primo nome è quello di Lucca, l'attaccante, che è un nome che ne abbiamo parlato anche con il nostro collega Giorgio Musso qualche settimana fa qua sul canale. È nella lista dell'Inter, è un giocatore che l'Inter sta monitorando, c'è anche una via con l'agente del giocatore che è sempre molto attiva. Al momento però, da quello che ho saputo io, sembra che il Milan possa essere avanti, ci sono anche altre squadre che si sono mosse, ma il Milan potrebbe essere avanti in questo momento, e l'Inter nell'ordine
prima di Lucca sembra preferire tra i profili in Serie A il nome di Castro, che tra l'altro si è fatto male da capire come sta, e quello di Krstovic, un giocatore che io vi ho già nominato più volte nel corso di questa stagione e che è in risalita nel gradimento dell'Inter in queste settimane dopo l'esclusiva che abbiamo già fatto qualche mese fa con l'Inter che lo sta monitorando, l'attaccante del Lecce che è molto cresciuto in questa stagione. Bigliol è l'altro nome da tenere d'occhio nel mirino dell'Inter, questo è un nome che non è nuovo, lo sapete già, è accostato all'Inter da tanto tempo. C'era un ostacolo forte che era legato alla valutazione del giocatore fatta dall'Udinese, che chiedeva più di 25 milioni di euro fino a pochi mesi fa. Però, da quello che ho capito, è praticamente la plusvalenza annunciata dell'Udinese la prossima estate. Con ogni probabilità sarà lui, diciamo, il giocatore, la grande cessione di quest'estate dell'Udinese, e lo stanno mettendo abbastanza in vetrina per venderlo. All'Inter però probabilmente piace di più Solé, che so già piace moltissimo anche a tantissimi di voi che mi stanno ascoltando in questo momento. Solé che veniva già seguito a Salisburgo, poi come sapete ha avuto una lunga serie di infortuni che lo hanno molto limitato e anche per questo, con tutto rispetto, è andato all'Udinese, che però ci ha creduto forte, e su un giocatore di 25 anni che quindi ha ancora dei margini di crescere, ha fatto un investimento molto contenuto perché è arrivato a parametro zero con un ingaggio sicuramente alla portata, ma di grande prospettiva, di grande impatto, ha avuto un impatto impressionante sull'Udinese e su questo campionato, secondo me Omar Solé, alzando molto il livello di tutta la retroguardia della squadra friulana. Tanto da far muovere in maniera importante già i club di prima fascia, perché l'Inter era già interessata e a maggior ragione lo è adesso, che si è dimostrato all'altezza della Serie A. Si è mosso anche il Napoli, attenzione, quindi teniamolo d'occhio, l'Inter lo monitorerà da vicino anche in questa partita e chissà, magari una grande prestazione a San Siro potrebbe anche far scattare quella curiosità, quell'attenzione, ecco, in più, che potrebbe fargli scavalcare un po' le gerarchie per il colpo in difesa che l'Inter dovrà fare la prossima estate. A tal proposito, vi dicevo 3 nomi più 1 bonus, perché sullo sfondo io vi invito a tenere d'occhio, se giocherà, se ci sarà dal primo minuto, anche il profilo di Thomas Christensen dell'Udinese, che è un nome che già l'anno scorso sembrava destinato ad entrare nel radar delle big. Sapete, nel mercato ci sono quei profili che sappiamo tramite intermediari che verranno attenzionati dai club di prima fascia, e Christensen è uno di quei giocatori che veniva già messo nell'orbita Lazio-Juventus, si è parlato un pochino del Milan, però il Milan va molto più sui giocatori all'estero, eccetera. Quindi attenzione per l'Inter anche a Thomas Christensen, che potrebbe diventare un nome nel caso in cui arrivasse un'offerta mostruosa, molto alta deve essere, per Bissek, che l'Inter vuole blindare, quindi vi tranquillizzo, l'Inter non vuole vendere Bissek, ma dovesse arrivare un'offerta veramente molto, molto alta per Bissek, attenzione, e Christensen potrebbe essere curiosamente un sostituto, dico curiosamente perché anche lui tra l'altro ha giocato nell'Aarhus, la squadra danese in cui è passato anche Bissek. Al momento però appunto non è un nome caldissimo, ci sono altri nomi prima, anche altri profili che l'Inter sta seguendo all'estero, e lui come caratteristiche, come tipologia di giocatore viene visto forse come appunto possibile sostituto di Bissek eventualmente, anche se è un po' diverso. Per la partita per l'Udinese, poi chiudendo con le notizie, l'Udinese ha perso Alexis Sanchez, l'Inter invece ha recuperato Di Marco e Darmian, che andranno gestiti in vista delle prossime partite, quindi serviranno delle rotazioni che verranno fatte. Sono quasi completamente recuperati anche Zalewski e De Vrij, che quindi potrebbero fare dei minuti per mettere minuti nelle gambe e dare alternative in queste partite così ravvicinate. La sorpresa però potrebbe essere in attacco dove Thuram è praticamente certo del posto. Taremi ha segnato con l'Iran, ma come ci ha raccontato il giornalista iraniano nell'intervista che trovate sul sito passioninter.com, ha ancora problemi di pubalgia che si porta dietro. Arnautovic è in risalita, lo abbiamo visto, comunque sta facendo meglio, ecco, in questo 2025, ma ad Inzaghi convince la coppia Correa-Thuram. Sembra piacere questa coppia, con Correa che tra l'altro è stato l'unico attaccante di fatto rimasto sempre da Piano Gentile ad allenarsi durante questa sosta, quindi al momento la coppia favorita per la gara con l'Udinese sembra essere quella composta da Correa e Thuram. Tra l'altro, nelle scorse ore, visto che citavo Correa, si è diffusa anche una notizia che aveva fatto scatenare una valanga di commenti, perché diversi siti, diverse pagine interiste hanno scritto che l'Inter sta valutando il rinnovo di Correa per un altro anno, però è un errore, è stata una notizia che diversi siti e giornalisti hanno tradotto male dall'Argentina, e non c'è questo rischio, ecco, almeno salvo clamorosi colpi di scena che non ci aspettiamo. Probabili formazioni di questa sfida le prendiamo dal sito, ovviamente, passioninter.com.
L'Inter quindi con Sommer, Pavard, Acerbi e Bissek, quindi a prendere il posto di Bastoni che è squalificato, Darmian a destra, Di Marco a sinistra, Barella, Ciala, Mkhitaryan faranno gli straordinari in queste settimane, Thuram e Correa a guidare l'attacco, invece nell'Udinese si parte da una base di 4-4-2, poi vediamo se sarà effettivamente così, con Okoye, Ezibue, Solé, Bigliol e Zemura, Attà, Lovric, Karlstrom e Kellenkamp a centrocampo con Toven e Lucca, Toven, un giocatore che come ho detto spesso ci fosse ancora Zhang sarebbe già praticamente fatto il colpo a parametro zero per l'Inter, giocatore che tra l'altro per caratteristiche secondo me all'Inter farebbe più che bene. Attenzione a questa partita, è davvero una potenziale partita trappola, ci mancano Lautaro, Dumfries e Bastoni squalificato come detto, oltre a Zelinski che sarebbe tra l'altro un ex. Loro sono forti fisicamente, sono in fiducia, sono molto organizzati. Nella diretta alle 19:30 poi ne parleremo in maniera ancora più approfondita per presentare al meglio la partita, quindi se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, così vi iscrivete al canale e non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, e vi ricordo di fare un salto su passioninter.club se vi va di supportare il nostro progetto. Io vi lascio anche un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.